I puffi sono una delle creazioni più deliziose e avvincenti del fumetto comico moderno. Molti di noi li hanno conosciuti in TV, più che leggerli, ma tutti sappiamo che le loro storie sono piene di humor, fiabesche, con un occhio al fantastico e all'attualità. In questo video vorrei spiegare come queste piccole creature riescono a comprendersi. Inutile dilungarsi troppo sui puffi che più o meno conosciamo tutti. Dirò solo due cose per quei gargamella all'ascolto che non li conoscono benissimo. I puffi sono una tribù di nanetti blu, tutti maschi, a parte Puffetta che fa piccole apparizioni ogni tanto, di età indefinita salvo il grande puffo che ha una barba e sembra un po' più anziano degli altri. Tutti i puffi hanno un solo nemico, Gargamella, che è una specie di stregone che cerca di intrappolarli e scoprire tutti i loro segreti. Tutti i puffi, e qui iniziamo ad addentrarci un po' nel tema di oggi, si chiamano puffo e si somigliano come gocce d'acqua. Poi sì, ovviamente ci sono delle piccole differenze, infatti c'è il puffo scontento, il puffo goloso, il puffo ambizioso, eccetera eccetera eccetera. Ma poiché, come ho già detto, ogni puffo si chiama puffo, si differenziano solamente in base alle azioni che compiono. Essi vivono nel paese dei puffi, vicino al monte Puffo, attorno al lago Puffo. Cosa fanno i puffi? La risposta mi sembra abbastanza semplice. Naturalmente puffano tutto il santo puffo. Puffano puffi, si puffano a vicenda, si scambiano puffi e uno puffa l'altro. Quando uno puffa gli altri lo puffano e il puffo che ne segue di solito è molto puffo. Qui forse vi ho confuso un po' le idee perché ho provato a darvi un assaggio del linguaggio puffo, ma non vi ho permesso di capire quello che stessi dicendo. In questo senso non ho parlato correttamente il linguaggio puffo, perché la qualità di questo linguaggio, del linguaggio puffo, è il fatto che si comprende e si capisce benissimo. Anche se, e qui veniamo al punto, in questo linguaggio nomi propri, nomi comuni, avverbi, verbi vengono sostituiti dalle declinazioni, dalle coniugazioni della parola puffo. Anche se, secondo i principi della linguistica tradizionale, i puffi non dovrebbero riuscire a capirsi, loro si capiscono perfettamente. Ma non solo questo, anche noi capiamo loro. Perché? Perché ogni termine è comprensibile e rapportabile ad altri solo se lo si vede nel contesto e lo si interpreta alla luce del tema testuale. Ma non solo, noi ci accorgiamo che possiamo comprendere il puffo perché ogni puffo usa il termine puffo e i suoi derivati solo e sempre in quei contesti in cui una frase del genere è già stata pronunciata. Ho puffato una puffa rischia di essere incomprensibile, tutti insieme. Puffa per la puffa invece è molto più semplice e tutti capiamo cosa si intende con questa frase. E questo per il semplice motivo che sono espressioni prefabbricate. La lingua puffa ci insegna che se noi comprendiamo le lingue non puffe è perché anche quest'ultime giocano per la maggior parte non solo su contesti capaci di disambiguare le frasi, ma anche sullo sfondo di una lingua già parlata e messaggi tipo già ipercodificati. Infine, se due persone che litigano si dicono io ti puffo la testa o io ti spacco la puffa, noi comprendiamo cosa stanno dicendo perché facciamo ricorso a sceneggiature di azioni che fanno parte della nostra competenza enciclopedica, ovvero del nostro sapere sociale. Tra l'altro questo fatto ci spiega anche perché queste storie siano così buone per i bambini. Essi le capiscono perché un bambino di fatto parla in puffo. I bimbi non dicono pappa per indicare il cibo in sé, ma anche per dire fame, sete, cioccolata, latte, mal di pancia o cacca. E questo ribadisce come la strada d'apprendimento di una lingua passi dall'astratto al concreto e dal generale al particolare. Si inizia ad apprendere che cacca significa tante cose e solo successivamente che ne indica una sola. Inoltre, altra cosa molto importante, noi capiamo quello che un puffo dice anche perché vediamo o leggiamo quello che fa. Infatti la lingua puffa sarebbe incomprensibile se fosse semplicemente scritta o parlata, ma proprio perché vediamo quello che fanno li possiamo comprendere. E voi direte forse questo è un limite del fumetto? Al contrario, anche la lingua che parliamo noi tutti i giorni è una lingua parlata a fumetti. Se ci pensate bene, la lingua umana puffa sempre, ovvero ogni volta che io dico prendimi questo, passami quello, sarebbero incomprensibili se io non rimandassi a qualcosa che la persona con cui sto parlando può vedere. Un'altra cosa che ci può aiutare a capire come parlano i puffi è l'esempio di una puntata in cui Gargamella tenta di diventare uno di loro. Lo stregone Gargamella, che in lingua originale parla francese ma nel cartone italiano appunto parla italiano, si trasforma con delle arti magiche in un puffo e si reca nel loro villaggio per scoprirne i segreti, ma è costretto a strisciare lungo i muri e a nascondersi perché non comprende in che modo i puffi parlano. E voi vi chiederete ma com'è possibile? Se abbiamo visto che la lingua base di Gargamella e dei puffi è la stessa e l'unica cosa da fare è aggiungere ogni tanto la parola puffo, perché non riesce a parlare? Gargamella conosce il lessico e i sintassi dei puffi, ma non riesce a comprendere la loro semantica, perché questa è compromessa dalla pragmatica. Ma per semplificare le cose potremmo supporre che la regola principale del linguaggio puffo
è questa. Sostituisci ogni termine della lingua base con puffo quando puoi farlo senza eccessiva ambiguità, ma Gargamella non sa farlo, perché per poter parlare puffo non solo serve conoscere la grammatica della lingua base, ma anche le sue regole di intertestualità. Egli non conosce quelle porzioni di lingua già parlata che permettono ai puffi di puffare, quando sullo sfondo della loro competenza esiste come acquisita una data espressione standard. Facciamo un'ipotesi: se io dovessi dire nel puffo del cammin di nostra puffa e i puffi dovessero comprendere, mentre se dico puffo è il più crudele dei mesi e non dovessero farlo, significa che all'interno dell'enciclopedia culturale dei puffi è stato introdotto Dante ma non Eliot, ed è esattamente questo il tipo di decisione che Gargamella non sa prendere. Lui non conosce quello che gli serve prima di poter modificare la lingua. Concludo questo video ponendovi un ultimo dubbio. Com'è l'universo psicologico dei puffi? Ovvero il loro universo percettivo. Essi dicono portami un puffo e a seconda della circostanza sanno se il parlante intende un uovo, un fungo o un badile. Dunque hanno una sola espressione, puffo, ma un sistema abbastanza ricco di contenuti, almeno tanto vasto e articolato quanto le esperienze consentite dal loro territorio. Potremmo addirittura supporre che in certi contesti essi dicano portami un puffo per chiedere un uovo, ma in altri contesti dicano l'uovo di puffa per dire l'uovo di Pasqua. Quindi non è che non posseggano tutto il lessico della lingua base, semplicemente decidono quando non usarlo per ragioni di economia. Tuttavia, l'usare una sola parola per tante cose non li indurrà a vedere le cose tutte unite da una strana parentela? Se è puffo un uovo, un badile, un fungo, non vivranno in un mondo dove i legami tra badile, uovo e fungo sono molto più sfumati che non nel mondo nostro di Gargamella? E se fosse così, questo conferirebbe ai puffi un contatto più profondo e ricco con la totalità delle cose o li renderebbe inabili ad analizzare in modo corretto la realtà, recintandoli nell'universo impreciso del loro villaggio senza storia? E in questo caso la loro apparente felicità di eterni bambini non sarebbe pura mistificazione? Forse i puffi sono infelici? Onestamente, che puffo ne so io.